Supponi di voler spiegare questo numero di femminicidi, 26. Il primo passaggio nella statistica per spiegare un fenomeno è la qualità del dato del fenomeno che vuoi spiegare. Se sai spiegare un fenomeno, lo sai anche controllare. Controllo di solito per un beneficio, ad esempio il numero di vendite oppure la conversione di un cliente. Qui la qualità del dato ce la danno subito e ci dice che il riconoscimento è dettato dalla definizione della Polizia di Stato. Se non sei d'accordo, discuti con la Polizia di Stato, anche perché chi vuole fare le cose in malafede difficilmente ti dice il metodo con cui puoi verificare un dato o un'informazione. La cosa bella di questa pagina, ma così come anche di questo sito, è che se noi andiamo nell'anno 2024 ci danno anche tutte le fonti dei dati e supponiamo che come prima ipotesi di spiegazione non tanto statistica ma estremamente basilare del fenomeno femminicidi prendiamo che l'autore ha nazionalità straniera. Allora cosa facciamo? Noi abbiamo il denominatore che è 26, giusto? E vediamo quant'è il numeratore. Andando fino in fondo ho trovato 8. 8 su 26 spiega abbastanza? No, perché la maggioranza sono italiani e poi su questo si possono fare varie considerazioni sia di natura aritmetica che di natura statistica che di altri tipi. Seconda ipotesi, i femminicidi vengono spiegati da un evento di tipo sessuale, contiamoli, 1, 2, ci fermiamo lì. Questa ipotesi la possiamo scartare evidentemente. Terza ipotesi, i femminicidi vengono spiegati dalle situazioni di coppia che già erano verso una fase di epilogo, quindi divorzio, separazione. E qua vedi che già siamo a 1, qua siamo già a 2, 3, 4, 5, 6 e finiamo con 6. Abbiamo un numero non trascurabile perché a livello di controllo una misura che potrebbe emergere da questo risultato è chi inizia un percorso di divorzio o di separazione, d'ufficio gli viene dato uno psicologo di coppia. Ha tanti limiti questa soluzione di controllo? Sì, ma non è questo l'oggetto del video. Il problema è che per spiegare statisticamente un fenomeno, le variabili praticamente sempre non si trovano già belle stampate in faccia come in questo caso, ma bisogna scavarle richiedendo ovviamente più tempo. Ad esempio, prima ipotesi è: ma il femminicidio viene spiegato da delle situazioni dove già la compagna aveva denunciato? E qua praticamente cosa fai? Vai sul link, te li apri tutti, per ognuno premi CTRL F e scrivi denunce, qua vedi che è 0, e io ti dico che per questi 26 casi solo in 3 si trovava questa cosa. E tra l'altro in qualche caso è segnalata questa cosa. Quindi troviamo 3 che però non è un numero alto. Un'altra variabile non sotto il naso è chi ha commesso il reato di femminicidio era in condizioni economiche di povertà o comunque di degrado economico. Solo in un caso viene detto esplicitamente, in tutti gli altri no, ma questo non significa che non è vero. Cioè dovremmo avere la dichiarazione dei redditi, cosa che è estremamente difficile da ottenere. Poi c'è anche un altro discorso che un po' va a spiegare perché ho detto che questo video è estremamente basilare. Cioè non è che se scartiamo una variabile perché ha delle occorrenze basse o associazioni in questo caso sono variabili da scartare, perché spesso le variabili si influenzano a vicenda e questa cosa la sanno molto bene i psicometristi. Altre ipotesi di spiegazione che non possiamo recuperare direttamente, vedi che spesso torna culmine di una lite, da tempo violento verso di lei, di nuovo una lite, è chi commette questi reati aveva dei disturbi di personalità e questo purtroppo lo si scopre in qualche caso dopo, o comunque durante il processo, e come anticipavo questa variabile facilmente è collegata al contesto economico. Per quello che prima ho detto che d'ufficio, secondo me, bisognerebbe assegnare almeno uno psicologo, ma secondo me non basta, anche perché poi uno dei due si può rifiutare e la situazione si complica ulteriormente. Comunque, in questo video hai visto un approccio a conteggio che, attenzione, non è scientifico, ma dà comunque un'idea molto basilare su come si inizia a spiegare un fenomeno. Farlo statisticamente è un po' più lungo. In questo caso noi appunto abbiamo
spiegato un fenomeno con delle associazioni, perché il fenomeno era uno 0-1, associazioni di tipo qualitativo, ad esempio le proposte sessuali, qualitativo come la presenza di un divorzio o separazione avviato, ma non quantitativo, perché appunto il fenomeno è uno 0-1. Il quantitativo è la vendita dei gelati dipende dalla temperatura, sì, ma fino a un certo punto non è una relazione lineare. Ti ho parlato di spiegare un fenomeno dal punto di vista statistico, anche se estremamente basilare, perché su questo canale e in generale con la mia attività me ne occupo da un po' di tempo, nel senso mi occupo di aumentare il fatturato, diminuire i costi anche con questo strumento di tipo statistico. Se ti interessa approfondire la cosa, indipendentemente se hai un'organizzazione o un'azienda, possiamo sentirci per una chiamata gratuita che trovi nel collegamento in descrizione. Ciao e alla prossima!